Non ditemi che siete ancora a corto di idee, ma tranquilli, per questo ci sono io. Oggi vi mostrerò un'altra idea a regalo. È deliziosa, super bella, guardate, sembra un bonbon. Insomma, vi mostrerò come realizzare in pochissimo tempo e con pochissimi materiali questa mini bag deliziosa. Ho impiegato all'incirca 50 grammi di cordino, uncinetto 4,5, 30 cm di catena, un bottone magnetico, degli avanzi di cotone per il fiorellino, una perla. Io spero che questo delizioso progetto vi piaccia. Guardate, come sempre vi aspetto giù nei commenti. Anche qui potreste realizzarne in quantità perché in poco tempo la realizzate. Ma a questo punto vi lascio direttamente al tutorial. Sigla! Avvolgo il cordino in questo modo attorno alle dita e faccio un anello magico. Inizio con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso con la chiusura invisibile. Dopodiché all'interno dell'anello magico aggiungo altri 5 punti. Quindi 5 punti bassi, 2, 3, 4 e 5. Con la catenella iniziale sono 6. Chiudo l'anello magico e vado a chiudere in maniera invisibile. Allungo l'asola, mi inserisco nel primo punto basso, porto l'asola all'interno, entro nell'asola appena realizzata e nel cappio stringo un po' e faccio passare il cordino. Chiuderemo il giro sempre allo stesso modo. Inizio quindi con una catenella e nello stesso punto aggiungo un punto basso per un totale di 2. Faremo 2 punti bassi per ciascun punto. Durante questo secondo giro ci ritroveremo con 12 punti bassi. Ultimo punto basso. A questo punto chiudiamo nuovamente il giro. Allungo l'asola, mi inserisco nel primo punto basso da dietro, porto il cappio all'interno, mi inserisco nell'asola appena realizzata e nel cappio, stesso procedimento, tiro un po' ma non troppo e poi prendo il cordino di lavorazione. Inizio con una catenella e nel punto successivo faccio un aumento, 2 punti nello stesso, un punto basso nel primo, 2 punti bassi nel secondo, un punto basso nel primo, 2 punti bassi nel secondo e così via per tutto il giro. Durante questo terzo giro ci ritroveremo con 18 punti bassi. Termino il giro con gli ultimi 2 punti bassi. Lo chiudiamo. Iniziamo il quarto giro. Intanto faccio una catenella e nello stesso punto faccio un punto basso per un totale di 2. Nei prossimi 2 punti lavoro un punto basso singolo. Nel prossimo un aumento. Nei prossimi 2 un punto singolo. Alternerò quindi un aumento e un punto singolo nei prossimi 2 punti. Durante questo quarto giro mi ritroverò con 24 punti bassi. Termino il giro con gli ultimi 2 punti bassi singoli perché ho iniziato con l'aumento. Facciamo l'ultimo giro, quindi inizio con una catenella, nei prossimi 2 punti ripeto un punto basso singolo per un totale di 3 consecutivi
e nel prossimo un aumento. Per tutto il giro ripeterò un punto basso singolo nei primi 3 punti e nel quarto punto faccio invece l'aumento, 2 punti bassi nello stesso. Al termine mi ritroverò con 30 punti bassi. Termino questo ultimo giro con l'ultimo aumento nell'ultimo punto, stacco un po' di cordino e con l'aiuto di un ago vado a chiudere. Entro nel primo punto basso e realizzo così l'asola alla catenella. Entro al centro dell'ultimo, quindi vado a nascondermi per bene il cordino in eccesso tra i punti e poi taglio l'eccesso. Il mio pannello tondo misurerà 8 cm. Con un filato diverso, più sottile rispetto al mio, probabilmente dovreste fare più giri per arrivare a 8 cm. Basta comunque andare avanti con i giri. Se durante l'ultimo abbiamo fatto 3 punti un aumento, poi farete 4 punti un aumento, 5 punti un aumento e così via. Ripetiamo lo stesso lavoro per realizzare un secondo pannello tondo. Riprendiamo il cordino, facciamo un cappio e avviamo 5 catenelle e poi ritorniamo indietro a punto basso. A partire dalla seconda catenella inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 4 punti bassi. Ultimo punto basso, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro. Anche qui, se utilizzate un filato più sottile rispetto al mio, fate una catenella da 4 cm. Fatta la catenella, iniziamo la seconda riga. Andrò a lavorare un punto basso in costa dietro. Quarto ed ultimo punto basso, faccio una catenella, giro il mio lavoro e continuerò in questo modo. Lavorerò un punto basso in costa dietro per questa terza riga e per le successive. Ultimo punto basso, faccio una catenella e stacco un po' di filo che mi occorrerà per cucire. Dunque, in totale ho fatto 20 righe a punto basso in costa dietro. Il mio giro borsa misura 15 cm, quindi anche qui tenete conto delle misure in centimetri. Questi centimetri equivalgono alla misura ovviamente del pannello, 15 cm. Infatti, come notate, ho segnato dei punti, ho messo il marker nel primo punto dei 2 aumenti e lo stesso ho fatto dall'altra parte, 1, 2 e ho messo il marker nel secondo punto, quindi da un marker all'altro ho 20 punti che corrispondono alle 20 righe del mio giro borsa. Anche sul secondo pannello ho applicato i marcapunti negli stessi punti. Posso prendere il cordino e possiamo andare a cucire riga con punto, riga con punto. Metto il mio pannello sul rovescio, in questo modo poi a fine lavoro capovolgo il tutto e la cucitura sarà all'interno della nostra mini bag. Entro nel primo punto segnato con il marker e nella prima riga e inizio a cucire. Secondo punto con seconda riga e stringo bene. Terzo punto con terza riga, quarto punto con quarta riga. Ultimo punto con l'ultima riga. Avete visto come tutto coincide perfettamente? Possiamo bloccare il nostro cordino in eccesso in questo modo, magari facciamo anche un bel nodino, poi disperdiamo tra i punti l'eccesso.
Tagliamo l'eccesso e con questo cordino che mi è rimasto ripeto la stessa operazione anche dall'altra parte. Pannello dritto contro dritto, cucite dall'interno, quindi riga con punto, bloccate e nascondete il filo e poi capovolgiamo insieme il lavoro. E voilà, ho cucito anche il secondo pannellino, questo sarà il risultato. Adesso, come vi dicevo prima, capovolgiamo il tutto. Guardate che graziosa. Adesso andiamo a fare un bel giro di rifinitura a punto basso e nello stesso tempo andiamo ad applicare 30 cm di catena a maglia piccola, così impreziosiamo il nostro progetto. Riprendo il cordino, mi inserisco in un punto qualsiasi e lo tiro fuori. Inizio con una catenella che diventerà un punto basso a fine giro, poi vado a lavorare i punti che mi ritrovo, secondo punto basso, poi qui ho la cucitura, salto la cucitura e vado direttamente nel primo punto di 4 del giro borsa, entro, prendo il cordino, mi lavoro anche la coda dietro, faccio un primo punto, preparo 30 cm di catena e cercherò di lavorare i prossimi due punti bassi prendendo l'anello della catena, però con l'uncinetto 4,5 non riesco, passo all'uncinetto 3,5, entro nell'anello, entro nel secondo punto e fisso così il tutto, faccio un primo e un secondo punto passando attraverso l'anello della catena. Ok, ce l'ho fatta, cambio di nuovo il numero dell'uncinetto, passo al 4,5, lavoro il quarto ed ultimo punto e adesso passo proprio come ho fatto prima direttamente al primo punto del pannellino tondo, così stringiamo un po' il bordo superiore e inizio a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. Ok, ultimo punto basso, proprio come prima salto tutto, vado direttamente nel primo punto di 4, faccio un punto basso, passo al 3,5, vado a lavorare la catena, intanto la metto sul dritto, la posiziono nel secondo punto del laterale così, quindi entro, faccio un primo punto ed un secondo punto prendendo l'altro punto basso. Ok. Anche qui ho bloccato il tutto, vado nel quarto, faccio un punto basso, devo cambiare anche il numero di uncinetto, poi salto la cucitura, vado direttamente nel primo punto e vado a lavorarmi gli ultimi punti. Ultimo. Quindi stacco un po' di cordino, con l'aiuto di un ago vado a fare la chiusura invisibile, mi inserisco nel primo punto basso, al centro dell'ultimo e proprio come abbiamo fatto prima andiamo a bloccare, a nascondere questo cordino in eccesso all'interno, poi se abbiamo ancora qualche eccesso lo possiamo tagliare perché come nel mio caso ho bloccato già tutto. E comunque questo qui poi sarà il risultato, guardate che graziosa, troppo carina. Volendo potremmo fare qualche giro in costa dietro, appunto bassissimo, 2-3 giri, mettere un bottoncino e la nostra borsa è pronta, però io vorrei realizzare una patellina così la facciamo ancora più graziosa. Riprendo il cordino, faccio un cappio e avvio 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partire dalla seconda inizio a lavorare un punto basso per un totale di 7 punti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ovviamente con un filato diverso calcolate che questa estremità verrà cucita sulla parte dietro della nostra mini bag. Il primissimo punto deve coincidere con la zona centrale, quindi questo è l'unico riferimento che posso darvi. Ora, sempre nello stesso punto, aggiungo altri 2 punti per un totale di 3. Nel frattempo lavoro anche la coda dietro. Ok. E poi vado a lavorare i 6 punti che mi rimangono.
6. Ok, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro, andiamo a lavorare i primi 6 punti bassi, 6. Nei prossimi 3 punti lavoriamo un aumento, 2 punti bassi nello stesso, questo è il primo aumento, secondo aumento, terzo aumento, poi ci rimangono gli ultimi 6 punti, lavoriamo un punto in ciascun punto. Catenella, giriamo il lavoro e facciamo la terza riga. Intanto lavoriamo sempre i primi 6 punti bassi in maniera normale. 6. Nei 6 punti che ci ritroviamo qui alterniamo un punto basso e l'aumento nel punto successivo. Un punto basso più l'aumento nel punto successivo e lo ripetiamo per una terza ed ultima volta. Un punto basso più un aumento, 2 punti nello stesso. Qui ho gli ultimi 6 punti, quindi vado a lavorare un punto basso singolo. Catenella, andiamo avanti per la riga successiva, lavoro sempre i primi 6 punti bassi. Sulla zona curva ci ritroviamo 9 punti e lavoriamo questa sequenza. Nei primi 2 punti un punto basso e nel terzo un aumento. Ripetiamo per altre 2 volte. Un punto basso nei primi 2 e nel terzo l'aumento. Un punto basso nei primi 2 più aumento, 1, 2 e quindi terminiamo con gli ultimi 6 punti bassi. Catenella, giriamo il lavoro, continuiamo con la riga successiva. Lavoriamo sempre i primi 6 punti. Nei 12 punti della zona curva questa volta alterneremo 3 punti bassi più l'aumento, 1, 2 e ripetiamo per altre 2 volte. 3 punti bassi consecutivi più l'aumento, 1, 2, 3 punti bassi e poi facciamo l'aumento, 1 e 2. Concludiamo con gli ultimi 6 punti bassi. 5 e 6. Andiamo a rifinire questa zona con dei punti bassi. Nello stesso punto aggiungo un altro punto basso e poi lavorerò un punto basso in ciascuna riga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'ultimo punto non lo lavoro perché andrò a fare l'asola, quindi sostituiamo il punto basso con l'asola per fare una chiusura invisibile. Quindi stacco un po' di cordino, entro nel primo punto basso al centro dell'ultimo e voilà, guardate, non fa davvero una piega. Quindi possiamo bloccarci un attimino questo filo, però lo lasciamo qui perché dobbiamo andare a cucire la patellina. Intanto lo blocco e possiamo benissimo uscire proprio da questo punto, dal primo, e poi ci fermiamo proprio nell'ultimo. Ok,
La patellina misura 9 cm e ha una larghezza da 8 cm, come 8 cm misura il nostro pannello tondo, quindi non fa una piega. Anche qui mi raccomando, regolatevi con le misure in centimetri, io ve le sto dando tutte. Mi ritrovo 9 punti esattamente, mentre sul corpo della mini bag ne ho 10, però cercherò insomma di cucire un po' tutto. Entro in questo primissimo punto. Ok, vado a cucire pure l'ultimo punto ed entro sempre nello stesso, nell'ultimo che ho bloccato. Ok, posso bloccare anche in questo caso il cordino, magari mi inserisco qui, faccio un nodo, blocco il tutto e posso andare a cucire la mia chiusura magnetica. Bene, ho applicato anche il bottone magnetico con le alette piccolo piccolo, proprio mini come la borsa. Guardate che graziosa, mi piace troppo. E devo nascondere le alette, avevo pensato ad un bottoncino ma non mi piaceva come stava, l'avevo fissato ma l'ho tolto. Quindi potrei utilizzare del cotone sottile sottile e fare un fiorellino da incollare direttamente sulla griglia con le alette. Quindi prendo del cotone, un avanzo, vado a fare un anello magico e faccio questa operazione con l'uncinetto 2,5 molto piccolo, così insomma sono in proporzione con le dimensioni. Blocco con una catenella, anzi faccio 3 catenelle, poi faccio un punto alto e altre 3 catenelle, quindi ho formato il primo petalo. Vado a bloccare con un punto bassissimo. Ripeto questa operazione per altre 4 volte per un totale di 5, quindi 3 catenelle, un punto alto più 3 catenelle. Punto bassissimo nell'anello magico. 1, 2, 3, un punto alto. 1, 2, 3 e concludo con un punto bassissimo. Ok, faccio una catenella di sicurezza, stacco il filo, faccio un nodo bello stretto, ne faccio un altro. Volendo possiamo lasciare più filo e cucire il tutto, ma io utilizzerò della colla adatta che vi consiglio sempre di avere per questi lavori, che è molto specifica. Metto la colla sulla placchetta così. Prendo anche una perlina da mettere al centro del mio fiore, quindi prendo un po' di colla direttamente da qui, applico la perlina e poi applico il mio fiorellino. Troppo grazioso, mi piace troppo. Ovviamente dobbiamo lasciare in posa e far agire il tutto, così si incolla per bene. Allora, intanto chiudo e adesso vi do anche le misure. Un bel regalino, troppo grazioso. È bello anche spazioso, all'interno potreste mettere dei rossetti, delle mini size di make-up, insomma, mettere qualcosa all'interno e regalarlo. È davvero un pensiero troppo grazioso. La misura esattamente da qui a qui 9 cm per un'altezza da 9, sì, siamo sempre lì, comunque sono dei pannelli tondi, quindi siamo 9-10 cm con una bella profondità, tra l'altro da 4 cm. E voilà, io spero che questo progetto vi sia piaciuto, è davvero adorabile, è bellissimo, ve lo faccio vedere anche dietro, con pochissimo, ho utilizzato 50 grammi di cordino, 30 cm di catena, una chiusura e qualche avanzo, ho realizzato un progetto davvero delizioso, molto carina. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti, mi raccomando. Spero che proverete a replicarlo, ma secondo me appena lo vedete vi innamorerete.